Namaste, benvenuta, benvenuto su Shiva Shakti TV. In questo nuovo satsanga vi presenterò un argomento particolare, il femminile divino. Continuate a seguirci. L'argomento di questo satsanga è il femminile divino, cioè la manifestazione della divinità nell'energia femminile che è presente in ognuno di noi. L'equilibrio tra le qualità maschili e le qualità femminili sono patrimonio di ogni essere umano, ma in particolare in quest'epoca abbiamo necessità di meglio comprendere la natura dell'energia che ci consente di manifestare al meglio le qualità divine nella nostra vita. Vorrei raccontarvi una piccola storia. Mi capitò durante il mio primo pellegrinaggio in India, molti anni fa, in cui incontrai nella città di Calcutta, una città che io amo molto, un uomo. Era un materassaio, una persona che costruiva materassi e viveva insieme alla sua famiglia in un'angusta intercapedine accanto al fiume Gange che passava in quella zona. Era una persona straordinaria e fu un incontro che ricordo nonostante i tanti anni passati. Aveva una famiglia che mi presentò. Fui onorato di essere invitato a casa sua, anche se era una casa molto povera e aveva molte difficoltà nella vita, ma era una persona nobile, di carattere molto aperto. Mi presentò la famiglia, la moglie e le 2 figlie, e fui colpito dalla sua presentazione, perché si rivolse verso la moglie con estremo rispetto, si vedeva un amore profondo in quella famiglia, e mi disse: queste sono le mie devi, cioè le mie divinità femminili. Mia moglie è per me come una dea, così come sono le mie figlie. E cresco queste figlie non come se fossero mie proprietà, ma affidatemi da Dio affinché io le possa crescere per prepararle al loro futuro. Fu veramente piacevole incontrarli e sebbene il mio inglese fosse un po' incerto e anche il suo non era perfetto, iniziammo a un incontro di anime. Questo mi toccò molto. Era una persona particolare perché era l'unico uomo a cui era concesso di entrare all'interno del monastero delle monache dell'ordine di Ramakrishna Paramahansa a Dakshineshwar. Aveva le chiavi del monastero e mi introdusse in una cappella molto piccola dove era uno Shiva Lingam. Fu la mia prima esperienza spirituale col Signore Shiva. Ricordo questa esperienza con grande profondità perché influenzò da quel momento in poi tutta la mia esistenza. Ma l'atteggiamento particolarmente positivo e devoto di quell'uomo nei confronti della moglie e delle figlie rimase impresso nella mia mente come un esempio luminoso di come un uomo dovrebbe rivolgersi nei confronti delle donne. È un esempio molto alto, che in quest'epoca purtroppo è difficile vedere replicato nelle persone che vivono questi tempi così difficili. Le notizie ci portano tragiche evenienze di persone che invece si scagliano contro compagne, contro fidanzate, perché frustrati magari da quello che sentono un abbandono e reagiscono in modo violento e incontrollato. Questo non è volontà di Dio. Naturalmente ogni persona ha diritto all'autodeterminazione e alle sue scelte
e ciascuno di noi deve accettare quello che gli altri desiderano fare. La libertà degli altri termina quando inizia la mia libertà, ma allo stesso modo anche la mia libertà termina quando iniziano le libertà altrui. E quindi dobbiamo imparare il rispetto e l'accettazione di quello che accade nella nostra vita. C'è sempre una lezione in ogni cosa. In questo tempo gli uomini hanno perso spesso l'orizzonte verso cui dovrebbero dirigersi. Le qualità divine dell'energia maschile sono quelle della saggezza, della protezione e della forza impiegata nel bene, mentre le qualità femminili sono quelle dell'amore, della compassione, della misericordia, della carità. Se non vengono espresse queste qualità divine, naturalmente rimane spazio soltanto per le qualità peggiori, per i vizi, e questo non è nei piani della Madre Divina per l'umanità e per il suo sviluppo spirituale. È importante incominciare a comprendere che la debolezza degli uomini porta alla violenza sulle donne. E allora bisogna crescere con forza, con determinazione, con coraggio per sviluppare le qualità divine che sono insite nell'energia maschile. E tutti gli uomini dovrebbero esprimere queste qualità attraverso la protezione di coloro che hanno bisogno dei più deboli, attraverso la forza che ci consente di affrontare anche quei momenti di disperazione legati all'abbandono. La vendetta nei confronti delle persone che un tempo abbiamo amato non è sicuramente una caratteristica che bisogna coltivare. Al contrario, bisogna coltivare la comprensione e l'amore nei confronti di tutti, anche di quelli che ci abbandonano. Hanno fatto una scelta e va rispettata. Ciascuno di noi dovrebbe essere addestrato a comprendere le motivazioni altrui e a vivere la propria vita non dipendendo emotivamente o sentimentalmente da qualcuno, ma essere così forte da poter affrontare la vita, non dico in solitudine, ma senza dipendere dagli altri. Non cercate un completamento nell'altra persona, diventate così forti da essere completi in voi stessi e quindi non avere necessità dell'aiuto altrui se non nel momento in cui entrambi si decide di collaborare, di cooperare e di condividere i lati belli della vita. Naturalmente anche i lati brutti sono presenti e vanno affrontati, ma affrontati da un punto di forza. A quanto pare in questo tempo molti giovani maschi hanno difficoltà a comprendere la vera natura dell'energia maschile e quindi si lanciano in strane affermazioni contro le donne come se le donne fossero nemiche. Ricordiamoci che ognuno di noi è nato da una donna e questo merita rispetto alla funzione femminile dell'energia di generazione di altra energia, di moltiplicazione del bene. Sebbene individualmente ogni persona ha le sue mancanze, ha i suoi vizi e le sue qualità e le sue virtù, non possiamo far altro che quando ci avviciniamo a qualcuno imparare ad accettare tutto questo. Non potete pretendere un compagno o una compagna perfetti se non siete voi stessi perfetti. Altrimenti dovete accettare le limitazioni che chiunque ha nella vita. E questo è un aspetto spirituale importante. Dovete crescere per essere forti, per essere in grado di fornire la vostra forza a coloro che ne hanno bisogno, ma soprattutto a voi stessi. Diventate forti per essere in grado di affrontare qualunque difficoltà. E quando la vita vi porta a dover soffrire perché il vostro karma ha attirato questa esperienza, affrontatela con determinazione, con forza e con benevolenza, perché non c'è altro modo per essere felici
che di accettare la vita e le sue lezioni. È importante riuscire a comprendere che questa esistenza non è fine a se stessa, non termina al momento della morte. L'esperienza si trasforma, andiamo in luoghi in cui dobbiamo imparare nuove lezioni e prepararci a una nuova esistenza su questo mondo o su un mondo adeguato al nostro sviluppo spirituale. Questo è importante perché ciascuno di noi deve affrontare il proprio karma e anche nell'incontro con l'altro il karma ha una funzione importante, ma non dobbiamo andare a creare karma negativi nei confronti delle altre persone, perché ogni sofferenza che creiamo è una sofferenza che prima o poi incontreremo nella nostra vita. Vi esorto a diventare forti per essere d'aiuto, di protezione agli altri, non per usare questa forza per fare del male. La forza usata per fare del male si ritorce contro tutti quelli che la usano, creando occasioni di sofferenza che in questa e in altre vite verranno a noi come lezione e ci faranno comprendere il vero significato del boomerang spirituale. Se facciamo del bene ritornerà a noi del bene e se facciamo del male ritornerà a noi del male. È una lezione spirituale questa, che deve essere applicata soprattutto in questa società e nei tempi che stiamo vivendo, in cui sembra che invece ci sia un confronto tra l'essere maschile e l'essere femminile. Ma questo non è la volontà di Dio. La volontà di Dio è la crescita dell'armonia, la crescita dell'amore, di quell'energia di armonia e amore che influenza la vita di tutti noi e che ci può rendere realmente felici. Combattete contro la debolezza dei pensieri che vi fanno credere che trovare una compagna sia l'unica cosa della vita. Imparate che trovare una compagna è una conquista perché avete cambiato voi stessi e siete persone di valore che possono attirare qualcuno che vede in voi questo valore. Non è la violenza e non è la prevaricazione quella che possiamo addurre come qualità. Queste sono follie che investono la mente delle persone deboli. Una persona forte e determinata e coraggiosa non farà mai del male a nessuno. È importante questo aspetto. È importante comprendere la natura femminile e la natura femminile ha una sua dimensione divina e noi dobbiamo comprenderla perché la dimensione divina è la dimensione verso cui tutti noi dobbiamo tendere. Fondamentalmente l'energia femminile è un'energia materna. Non intendo dire che tutte le donne dovrebbero essere madri. Ormai in questa epoca è chiaro che ciascuno ha il diritto all'autodeterminazione e alle sue scelte, investire il suo tempo, la sua energia, la sua vita verso gli obiettivi che ritiene degni e che desidera sviluppare e ottenere. Ma fondamentalmente anche coloro che non hanno figli dovrebbero vedere negli altri i figli. Questo è un principio che noi monaci viviamo costantemente. Vediamo nell'altro fratelli e sorelle, padri e madri, figli e figlie e cerchiamo di sviluppare questa comprensione e questo atteggiamento nei confronti di tutta l'umanità. Siamo figli di Dio, ma allo stesso tempo siamo gli agenti del cambiamento in questo mondo. Diventiamo il cambiamento che vorremmo vedere. Diventiamo quei guerrieri della luce forti che possono proteggere e difendere ciò che è importante. Proteggiamo le donne, proteggiamo gli uomini. Questo è qualcosa che entrambe le energie devono fare nei confronti dell'altro.
C'è un'interazione, un'armonia tra il maschile e il femminile divino è l'espressione della Madre Divina, cioè della forma femminile di Dio, a cui noi monaci siamo particolarmente devoti e che è presente in varie forme in tutte le religioni. Cerchiamo di lavorare intensamente per sviluppare una coscienza elevata che ci faccia comprendere l'importanza del lavoro per migliorare le nostre energie e creare in ciascuno di noi quell'armonia tra il maschile e il femminile che poi si manifesta nella vita, nelle relazioni e tutto ciò che è importante a livello sociale, a livello culturale, ma soprattutto a livello spirituale. Faccio questo satsanga davanti alla Basilica di Santa Chiara d'Assisi, un luogo meraviglioso di spiritualità e di arte. Su questi gradini, che sono stati levigati dal passaggio di milioni di pellegrini che hanno portato i loro omaggi alla Santa, che più di ogni altra è stata compagna di San Francesco e ha dimostrato a livello più alto questa interazione tra il maschile e il femminile a livello sacro, è il luogo giusto per parlarvi di questo argomento. È sicuramente ispirante vedere la figura di Santa Chiara come la figura di una grande santa, dalla comprensione profonda, che ha deciso di dedicare la sua vita alla preghiera e alla contemplazione come forma di sostegno per San Francesco, che invece predicava e incontrava anime ovunque. Questo è un esempio a cui tutti possiamo attingere per ispirazione e per guida. Anche io, che sono un monaco di tradizione induista shivaita, vedo in queste figure un esempio luminoso che porta, naturalmente, una conoscenza profonda sul piano dell'arte, sul piano della spiritualità, sul piano dell'umanità. E allora facciamoci cogliere dall'armonia che dovrebbe esistere tra il maschile e il femminile e cerchiamo di comprendere che un vero uomo non farebbe mai del male a una donna e per dimostrare la sua forza usa questa forza per proteggere e non per ferire. Questo è il compito del maschile, ma il compito del femminile è l'accoglienza e la comprensione. Quando dovete fare una scelta, tenete in considerazione i sentimenti delle persone che potrebbero essere feriti e cercate di avere quella compassione per cui le vostre scelte vengono legittimamente portate avanti, evitando il più possibile di far soffrire. Ma non c'è giustificazione al male che si fa verso una donna e quindi gli uomini devono imparare a essere realmente uomini, profondamente forti, profondamente compassionevoli, profondamente comprensivi e utilizzare questa forza per il bene e mai per il male. Dio insegna questo in tutti i suoi principi ed è importante che questo venga manifestato nella vita di tutti noi. Vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto durante questo satsanga e spero di rivedervi presto in un prossimo video di Shiva Shakti TV. Vi ringrazio e vi auguro il meglio nella vostra vita. Namaste.